Bentornati a tutti in questo nuovo video. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, oggi andremo a fare il muretto. Abbiamo qua già pronto un tubo, due pezzi, dallo spessore abbastanza interessante. Qua siamo a 8 mm di spessore, quindi tagliarlo sarà un dramma. E abbiamo qui svariati pezzi di ferro per riuscire a fare il tutto. Fogli vari. Quindi con tanta schiena adesso andiamo a fare la parte più difficile, quindi dobbiamo fare una raggiatura qui che dovrà essere uguale a quella del cruscotto che c'è lì, e vediamo di capire come farla, perché qua praticamente dobbiamo andare a fare un lavoro più o meno del genere e su questo spessore sarà veramente interessantissimo da fare, perciò cominciamo. Allora, siamo partiti dal tubo, siamo partiti da quell'angolino lì. Adesso abbiamo delineato come tagliare il tubo, quindi questa qui è la nostra mezzaluna, ok, che è sorella di quella lì. Qui noi non andremo a tagliare fino in fondo come se fosse un innesto su un tubo, ma poi da questo punto fino praticamente a di qua lo taglieremo dritto, quindi avremo questa porzione che è quella che ci interessa, dove poi in realtà andremo a tagliarla ulteriormente per così fino in fondo, e poi la andremo a tagliare qui fino in fondo. In realtà sarebbe da qui meno 6 mm, quindi il taglio verrà più o meno qui sotto, per andare a inserire un ferro che va fino in fondo e tenga un po' più rigido questo punto, perché probabilmente un tubo da 8 mm neanche bisogno. Quindi adesso lo segniamo probabilmente solo di qui, anzi no, lo segniamo tutto. Vediamo di poi fare il semicerchio sotto, di capire qua come tagliarlo, se tagliarlo così o se fare la sagoma. Ad ogni modo questa è la base di partenza. Sistemato questo e provato con quel pezzo lì di cruscotto, se monta correttamente andremo a fargli l'angolo qua dietro per così, per fare il pezzo così, tac, praticamente partiamo dal cruscotto, arriviamo qui, angolo, e poi saliamo con l'altro pezzo. Quindi incrociamo le dita e speriamo che questo sistema funzioni. Allora, eccoci tornati con l'Art Attack. Allora, qui andiamo abbastanza bene, nel senso che dobbiamo dare un colpetto di flessibile qui per portare avanti un po' questo tondo. Tanto qui siamo stati circa 1 mm più lunghi, quindi andiamo a compensare quello che togliamo di lì. Il risultato è praticamente questo. Se riesco a farvelo vedere, vediamo un po'. Ok, qui. Quindi questo punto è così perché dobbiamo fare una piastra da qui che va lì, e praticamente questo taglio lo portiamo lungo tutta questa riga fino a qua, e idem da sotto come detto prima. Quindi l'abbiamo già posizionato, angolo. Adesso abbiamo preparato l'altro tubo, abbiamo segnato i 4 punti come su questo qui, per avere, vedete qua che c'è la linea, per metterlo dritto, per praticamente così, e avere tutti i riferimenti uguali per poi fare tutti i tagli e gli scarichi del caso. Quindi adesso facciamo prima questo angolo, poi prendiamo la misura, facciamo quell'altro, quindi questo e quello lì che c'è tra il tetto e il muro, lo posizioniamo e vediamo se c'è bisogno di fare qualche altro aggiustaggio, diciamo. Però all'incirca diciamo che il design è questo qui, quindi a tra un attimo. Allora, abbiamo completato tutto quello che è la stondatura,
combacia bene, qua il suo angolino in alto e il resto l'abbiamo già visto. Ora partiamo montando le piastre, le prolunghe che vanno sempre lì, 1, 2, 3 e 4 sotto, le monteremo, poi taglieremo i tubi e vi facciamo vedere finito la parte di monta e smonta praticamente come rimane. Ovviamente partiamo puntando tutto quanto e salderemo in opera per evitare che si storti tutto l'ambaradam. Quindi partiamo con le piastre e poi buttiamo su tutto. Allora abbiamo aperto il nostro tubo, ok, e praticamente adesso abbiamo già più o meno impostato quella parte qua. Allora ci sono i due tubolari con già tutte le viti da 16 che avvitano praticamente questo tubolare a quella struttura. Qui, come abbiamo detto, lo saldiamo, così la rendiamo tutta un pezzo unico e smontabile per irrigidire tutta quella parte qua. E come vedete ci sono già su le prime due lamiere, una e una 2, già avvitate sulla macchina, quindi di qui e non su questa, ma su questa, che terrà praticamente fisso il tutto. Qua poi ci saldiamo sopra il tondo di prima. Ora, abbiamo fatto di qui, dobbiamo praticamente fare queste due piastre di qua, una e una 2, le foriamo, le fissiamo e poi praticamente qui adesso dobbiamo tirare via un po' di materiale, quella righetta qua praticamente, perché facendo con il foglio di carta e tolleranze, è tutto fatto a mano, quindi bisogna un po' adattarsi. Quindi molliamo quella parte là, la proviamo dentro e andiamo avanti con tutto il resto. Però comunque sta venendo un buon lavoro, a vederlo così dovrebbe irrigidire tutta quella parte qua in maniera significativa. Quindi andiamo avanti. Allora, abbiamo montato le due lamiere già fissate, adesso abbiamo messo 3 viti, poi vediamo se aumentare. Abbiamo messo i rinforzi come qua sotto, ok? Il buco poi lo riportiamo, nel senso prendiamo la punta e facciamo il bulino di qui su questo, che poi non riusciamo più a farlo. E niente, quindi allora puntiamo i piatti sulle lamiere, puntiamo insieme quello di modo che tenga questo angolo il più possibile e ovviamente stringiamo tutto più che bene di modo da non avere diciamo sorprese dopo. Verifichiamo se questa lamiera è perfettamente parallela a quella, di modo che diciamo che non venga qui così il muro, ma che sia bello in linea. E niente, a tra poco. Allora amici, abbiamo puntato tutto, abbiamo dovuto trovare il giusto compromesso. Adesso vediamo di saldare tutto finito, montato però qua in macchina, di modo che tutti i vari ferri tengano tutto fermo e poi proviamo a smontarlo e vediamo un po' cosa succede. Quindi saldatrice e via. Allora, abbiamo saldato, qua abbiamo già dato un primo colpettino di flessibile giusto per vedere se bisognava aggiungere un pochino di materiale, ma sembrerebbe essere sufficiente. Quindi adesso aspettiamo che si raffredda un pochino e poi proviamo a smontare tutto quanto, questo pezzo e anche il pezzo interno che c'è qua sotto che fa il rinforzo, e vediamo un attimino il risultato, se non troviamo qualche problema adesso nello smontarla. Quindi vediamolo insieme sul tavolo. Come potete vedere
smerigliata e rimontata tutta, ok? Poi daremo comunque una passata più di fino. Abbiamo provato a montarla e smontarla un paio di volte, non nego che la prima volta non è stato semplice, e direi che come idea e come risultato ci siamo in pieno, nel senso che comunque sia è molto rigida, è un rinforzo molto serio per tutta la parte qua anteriore, diciamo che chiude perfettamente tutto quello che è questa parte, quindi molto rigido, è il risultato che volevamo ottenere. Niente, adesso vediamo un po', perché questa parte qua la riterrei diciamo abbastanza a posto, tolte un po' di finiture, un po' di pulizia, non necessita più nulla questa. Quindi nella prossima puntata vedremo di iniziare con qualcos'altro, perché la lista è lunga, quindi o si finisce di saldare tutto e via, oppure finiamo con i vetri, che vedete c'è uno appoggiato, mancano gli altri 3, oppure facciamo un po' di carrozzeria visto che necessita di un po' di cure di bellezza, oppure ripeto la lista è lunga e partiamo col pulirla. Quindi vi ringraziamo per averci seguito, per il vostro continuo supporto e alla prossima puntata. Ciao a tutti!